Sono accomodare? Sì, andiamo? Sì, andate, fate. Siamo a Monticchio, nel Conservatorio del Santissimo Rosario, una delle gemme di Massa Lubrense, una delle perle meno conosciute. Il conservatorio nasce nel Settecento per opera della nobildonna napoletana Maria Cristina Olivieri e grazie al suo spirito, alla sua forza e grazie anche alle oblazioni di tanti benefattori che riesce a costruire passo dopo passo questo magnifico conservatorio. All'inizio ebbe una vita travagliata il complesso. Gli abitanti di Massa e anche quelli di Monticchio si opposero perché temevano che un nuovo monastero potesse arrecare maggior danno all'afflitta popolazione. Invece la forza d'animo di Suor Cristina e anche l'aiuto di questi importanti benefattori, tra cui quello più importante forse Ignazio Chiaese, il celebre Rigiolare, permisero la costruzione di questa meraviglia. Un'oasi di pace, di spiritualità, ma anche di arte. Questa è la chiesa che forse conserva l'impiantito più bello di Massa Lubrense, l'impiantito Rigiole del Settecento, che non è solo arte, in questo caso è anche un segno di fede e della conversione, quella di Ignazio Chiaese, uno dei grandi rigiolari del Settecento. La prima parte della sua vita la dedica, possiamo dire, la vive nel peccato. E lui stesso, arrivato a un certo punto, conosce Suor Cristina Olivieri e decide di finanziare la costruzione del Conservatorio del Santissimo Rosario.
Queste forse sono le riggiole e anche il pegno della sua conversione, ma soprattutto è l'arte, è la magnificenza, è la bellezza della riggiola del Settecento, che ammassa, trova tantissimi estimatori, e forse il primo estimatore è il vescovo dell'epoca, Monsignor Bellotti, un vero e proprio pastore delle riggiole, è stato definito da Edoardo Alamaro, così innamorato che fa sì che tutte le chiese vengano abbellite con questi magnifici impiantiti. Ma in una chiesa del genere dovremmo anche osservare le 3 tele conservate. Sull'altar maggiore c'è una magnifica Madonna del Rosario, mentre invece sull'altare alla mia destra possiamo ammirare un'adorazione ancora più stupefacente. Invece nell'altro altare una cena di Emmaus. 3 opere che risalgono allo stesso periodo. Siamo alla metà del Settecento, quando viene costruita passo dopo passo questa chiesa, e viene costruito insieme al conservatorio nonostante l'opposizione degli abitanti di Massa Lubrense. Poi, dopo tanti scontri, riesce Sor Cristina Olivieri prima della morte a vedere finita la maggior parte dell'opera, e che pian piano è rimasta qui, conservata perfettamente e magnificamente, ancora visitabile. Questa tela invece abbiamo raffigurato uno dei più importanti benefattori, se non il più importante, è Ignazio Chiesa, il celebre rigionaro napoletano. Ebbene, è lui che finanzia la costruzione di gran parte del conservatorio e che permette di portare a compimento l'opera di Sor Cristina Olivieri. E si vede tra i particolari della tela da poco restaurata la sua celebre manifattura a Napoli, proprio fuori, poco fuori il Carmine. In quella zona proprio vicino alle acque lui dipingeva e venivano cotte le celebri riggiole che abbellivano la maggior parte degli edifici sacri del Mezzogiorno. Bene, dopo una vita trascorsa secondo lui nel peccato, decide di convertirsi, e lo fa grazie anche alla spinta di Sor Cristina Olivieri, e finanzia fino all'ultimo e con la maggior parte delle sue fortune proprio la costruzione di questo magnifico conservatorio, di questa magnifica chiesa, ed è raffigurato qui in un atteggiamento da signore dell'epoca, sicuramente una persona danarosa, ma che ha deciso di donarsi, di donare e di donarsi. Questo forse è il maggior capolavoro di Ignazio Chiesa. I Maioricati, quindi, del Conservatorio del Santissimo Rosario sono i meglio conservati di Massa Lubrense, e tra tanta bellezza non possono mancare i colori più vividi e sgargianti della tavolozza del maiolicano napoletano: l'azzurro, quello del mare, l'azzurro del manto della Madonna, l'arancione, il giallo, anche il marrone, le sfumature più forti, più belle, ma soprattutto l'arte che serve ad educare in un periodo in cui la maggior parte delle persone si avvicinava alla fede anche guardando le opere d'arte. Ebbene, questo riesce a fare Ignazio Chiesa. Parla della sua vita, parla della sua conversione, ma la fa con il linguaggio e con gli stilemi tipici delle riggiole del Settecento. Una meraviglia che si conserva anche grazie alle attuali suore che custodiscono il bene e che riescono a salvare tutto ciò che è bello rispetto alla distruzione che attanaglia tanti altri luoghi di Massa Lubrense.
parola e mi parla. Arma senza lacrime di anni, questa faccenda bianca non si occhio bello, occhio affatato. Insieme giurare vita, insieme tu li giuranze piate, giura da passione ma parita, voi sentimento dell'innamorata. Ma vita fatta male e non sapevi, chiede sonno nera e appassionata. Ma vita fatta male e non sapevi, occhio da sonno nere appassionate.